Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Anche oggi due notizie e per la prima vi parlo della Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Internazionale di Giustizia potreste averla anche sentita nominare come Tribunale Internazionale dell'Aia, proprio perché si trova nei Paesi Bassi ed è il principale organo giudiziario che sta sotto le Nazioni Unite. Perché vi parlo della Corte Internazionale di Giustizia, che sembra quasi uno scioglilingua? Perché circa un mese fa, appunto a luglio, la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa con un parere consultivo riguardo al cambiamento climatico e la posizione che i vari paesi dovrebbero avere riguardo ad esso, quindi gli obblighi e diciamo i doveri anche dei paesi riguardo appunto al cambiamento climatico. Questo parere consultivo espresso appunto dalla Corte Internazionale di Giustizia ha fatto parlare tanto di sé perché negli 80 anni di attività di questa Corte soltanto 5 volte è stato espresso un parere in modo unanime e anche questa volta appunto riguardo al cambiamento climatico e agli obblighi che i paesi devono seguire riguardo a questo tema, il parere appunto è stato unanime. Il parere che è stato espresso riguarda appunto il modo in cui i paesi dovranno affrontare il cambiamento climatico e diciamo in un certo senso fare la loro parte nel seguire sia alcune regolamentazioni e norme internazionali sia altre norme internazionali che riguardano appunto il cambiamento climatico. Alcune di queste sono ad esempio la Carta delle Nazioni Unite, ma anche il Protocollo di Montreal in materia di ozono, mentre per la prima categoria, quindi tutte quelle norme internazionali che riguardano il cambiamento climatico, parliamo ovviamente dell'Accordo di Parigi, che per chi non lo sapesse magari l'ha sentito nominare ma non sa che si chiama così, è quell'accordo che diversi stati hanno firmato per impegnarsi nel mantenere l'aumento delle temperature globali sotto il 1,5 gradi. Oltre a questo vi è anche il protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Ma che cosa vuol dire in concreto? Che cosa significa e quale può essere la conseguenza di questo parere consultivo? Sicuramente il fatto che il cambiamento climatico non dovrà più essere trattato come un tema a sé stante, come diciamo una tematica eccezionale, ma rientra pienamente all'interno dei doveri che ogni paese deve affrontare, questo sia a livello nazionale che a livello internazionale. E vi starete chiedendo, ma quali sono gli obblighi che ogni Stato ha e quali sono stati appunto citati nel parere consultivo della Corte? Il primo tra tutti è il principio di precauzione che diciamo parla un po' da sé, ma vuol dire che ogni paese deve prevenire i danni significativi all'ambiente mediante l'adozione di misure per ridurre le emissioni di gas serra. Quello che si sta dicendo sostanzialmente è che i paesi nel momento in cui andranno a utilizzare ancora di più i combustibili fossili ed evitando quindi di optare per altri tipi di risorse per generare energia elettrica, questo verrà considerato come un'azione che va contro questo principio, in quanto appunto l'azione diretta del paese sta andando appunto contro quello che abbiamo detto prima, quindi delle misure che permettono di ridurre le emissioni di gas serra e quindi l'utilizzo di risorse come ad esempio appunto i combustibili fossili. Un altro dei principi, ne vediamo soltanto due perché sono quelli che diciamo interessano un pochino di più all'Italia. Uno era il principio di precauzione, mentre l'altro è il principio di equità e di equità intergenerazionale. Probabilmente ci siete un pochino già arrivati. Per il contesto italiano questo ci riporta all'articolo 9 della nostra Costituzione, che è stato aggiornato nel 2022 se non ricordo male, e adesso include esplicitamente una parte che riguarda l'ambiente e specifica la tutela dell'ambiente nel senso di questo principio. Infatti la tutela dell'ambiente non viene esplicitata, diciamo, soltanto per l'interesse della generazione attuale, ma anche per le generazioni future. Questo ci riporta anche alla primissima definizione di sostenibilità,
che credo abbiamo già visto in questo canale, e una delle prime definizioni, probabilmente la primissima definizione del concetto di sostenibilità, è stata definita negli anni '80, sempre da uno degli organi delle Nazioni Unite, e veniva appunto fatto riferimento al fatto che parlare di sostenibilità vuol dire sia permettere alla generazione attuale di soddisfare le proprie necessità, ma non condizionare le generazioni future al loro raggiungimento e alla loro possibilità di soddisfare le loro necessità. Un punto che viene affrontato dalla Corte internazionale di giustizia è anche il fatto che è molto difficile definire dei limiti e dei confini quando si parla di conseguenze del cambiamento climatico. Ma una cosa che è certa è che si possono stimare in che percentuale i singoli stati stanno contribuendo al cambiamento climatico, soprattutto in termini di emissioni di CO2. E questo è possibile farlo sia perché abbiamo alla mano dei dati aggiornati, ma anche alcuni dati storici che ci permettono di ricostruire un attimo la situazione e capire da dove si è partiti in un certo senso. Tuttavia l'attività che viene definita illegittima dalla Corte internazionale di giustizia non è la generazione di emissioni di per sé e la loro quantità, ma proprio il fatto che gli stati portino avanti delle azioni o ne omettano delle altre che possano andare a peggiorare le condizioni ambientali attuali. In questo contesto la Corte internazionale di giustizia si esprime anche a favore degli stati che stanno subendo più conseguenze legate al cambiamento climatico, affermando che questi stati avranno la possibilità di invocare quella che viene chiamata la responsabilità internazionale di ogni altro Stato che appunto le abbia causate. Quindi, come dicevamo prima, si parla non solo di responsabilità nazionale, quindi a livello della singola nazione, ma anche rispetto agli altri Stati, proprio per i motivi che dicevamo prima legati ai confini. Un altro dei punti più diciamo importanti del parere espresso dalla Corte internazionale di giustizia è il fatto che viene trattato proprio come se fosse appunto un diritto quello di vivere in un ambiente che sia sano e che sia sostenibile, poiché un mondo in cui si hanno sempre più eventi estremi in realtà non è un mondo in cui la vita umana può svolgersi in modo troppo facile. Questo perché alcuni diritti fondamentali umani possono venire meno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni Stato, come anticipavamo prima, in realtà ha un dovere verso i propri cittadini per garantire loro che i propri diritti fondamentali vengono appunto soddisfatti andando ad optare per delle azioni che diciamo non peggiorino la situazione attuale. Ma abbiamo parlato di appunto obblighi, principi e di che cosa significa un pochino questo parere. Abbiamo tralasciato un punto, ovvero quali sono però le conseguenze di uno Stato che non risponde ai principi che abbiamo nominato prima e che diciamo va un po' per la sua strada. In realtà il parere consultivo della Corte non è vincolante per gli Stati. Tuttavia, arrivando da un organo internazionale con tale importanza, questo può permettere agli Stati stessi di orientarsi in modo un po' più informato anche a livello appunto nazionale per poter prendere delle scelte più informate riguardo a questo tema. Infatti negli ultimi anni si è parlato molto spesso di contenziosi climatici sia all'interno degli stati sia da parte di alcuni stati verso altri, e questo parere consultivo espresso dalla Corte internazionale di giustizia diventa sicuramente molto più rilevante per appunto mettere delle basi sull'interpretazione degli obblighi e responsabilità dei singoli stati in materia sia di ambiente che cambiamento climatico. Per ritornare un attimino in Italia, infatti qualche giorno dopo, se non ricordo male, che è stata condivisa questa notizia da parte della Corte internazionale di giustizia, anche in Italia si è parlato di responsabilità giuridica in materia di clima. E infatti per la prima volta si è parlato della possibilità di promuovere delle azioni civili che siano fondate su obblighi internazionali, appunto facendo leva su questo parere espresso dalla Corte internazionale di giustizia. Ma ovviamente vi lascio il link di tutte queste notizie tra i link della puntata.
Per la seconda notizia vi parlo di alberi, ma vi parlo di alberi un pochino diversi da quelli che conosciamo, infatti vi parlo degli alberi solari, o chiamati anche in inglese solar trees. Si è cominciato a parlare di alberi solari circa 4-5 anni fa e ogni tanto questo tema ritorna un pochino tra le notizie attuali. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di strutture che sono caratterizzate dalla forma che ricorda appunto quella di un albero classico, ma al posto delle foglie, al posto dei rami, sono presenti dei piccoli moduli fotovoltaici. Quindi appunto non sono dei veri e propri alberi, in quanto le strutture che vengono utilizzate sono strutture artificiali, ma la loro forma è molto spesso identica o comunque ci riporta alla immagine un pochino più naturale di un albero. Infatti gli alberi solari sono proprio pensati per, diciamo, ingannare un pochino la nostra mente e riportarci all'immagine classica di un albero e quindi imitare la forma naturale degli alberi per poter essere utilizzati sia in ambienti urbani che in aree un pochino più rurali, quindi lontani dai centri urbani, con l'obiettivo di mantenere un'estetica più naturale possibile. E, diciamo, la scienza che sta alla base di questo tipo di innovazioni viene chiamata biomimesi. Spero di aver messo l'accento nella parte giusta della parola, però sostanzialmente è una scienza che studia la natura come fonte di ispirazione per nuove tecnologie innovative. Quindi sostanzialmente la natura stessa viene presa come modello da imitare e come, diciamo, guida per la progettazione di nuovi oggetti e manufatti più tecnici, come in questo caso appunto degli alberi solari. Una curiosità è il fatto che uno dei primi esempi concreti di biomimetica, quindi un esempio concreto di questa scienza, fu proprio lo studio degli uccelli per consentire di capire come poteva funzionare il volo umano. Qualcuno si ricorderà i diversi studi svolti da Leonardo da Vinci proprio su questo tema. Ma andando via da questi fun fact, ritorniamo un attimino ai nostri alberi solari e possiamo dire però che imitare la natura è un'attitudine che l'uomo ha da un bel po' di tempo e che ovviamente si adatta alle necessità e al periodo storico. Ma vi starete chiedendo qual è la differenza principale tra questi alberi solari che fanno un po' immagine che avremmo visto negli anni, all'inizio degli anni 2000 su come sarebbe stata la vita negli anni 2030-2040 rispetto a quelli che sono i classici pannelli solari. In primis parliamo dello spazio occupato e quindi anche del suolo richiesto. Infatti i pannelli solari classici tendenzialmente vengono posizionati su vasti territori e molto spesso quando appunto non sono utilizzati per essere posizionati sui tetti delle case si trovano su dei terreni molto molto ampi. Questo significa che quella parte di terreno viene utilizzata per questo tipo di attività, quindi c'è una richiesta di suolo non indifferente. Inoltre si è scoperto che a parità di energia prodotta in realtà gli alberi solari ovviamente occupano molto meno spazio perché si sviluppano in altezza e non in orizzontale come i classici pannelli solari. Un altro punto è il fatto che gli alberi solari possono essere caratterizzati da rami regolabili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo orientare le foglie andando a spostare i rami. Esistono diverse tecnologie, diverse applicazioni, vi lascio un pochino di immagini qui e questo permette di andare a massimizzare l'assorbimento di questi pannelli solari durante tutto l'arco della giornata. Un altro punto è che ovviamente potendo essere posizionati su delle strutture che si sviluppano in altezza, possono essere utilizzati anche per creare delle zone di ombra e questo è un punto molto interessante e molto importante per tutto ciò che riguarda l'aumento delle temperature delle zone urbane e del fenomeno delle isole di calore di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa. Inoltre gli alberi solari richiedono tendenzialmente una manutenzione ridotta rispetto ai pannelli solari classici, poiché si tratta di unità elettriche autonome che necessitano di appunto pochi interventi una volta montate sulle strutture ad albero artificiali. L'ultimo punto è il fatto che è una tecnologia estremamente versatile, infatti possono essere creati dei modelli, delle strutture di albero di diverse dimensioni, da delle dimensioni un pochino più piccole, quindi più bassi,
ha alcuni alberi che si sviluppano in un certo modo, proprio come appunto gli alberi più naturali, e questo permette di poterli adattare a diversi contesti. Abbiamo visto prima zone un po' più rurali, ma anche zone urbane, quindi abitazioni anche private, uffici, industrie, aziende agricole e anche illuminazione pubblica. Ovviamente tra i lati più negativi c'è il costo, infatti questi alberi solari tendenzialmente hanno un costo un po' più elevato dei pannelli solari classici, anche perché molto spesso vediamo questo tipo di strutture sviluppate in modo un po' più di design, quindi che vanno un pochino oltre la loro utilità, anche appunto per poter essere più versatili possibili, come dicevamo un attimo fa. Parlando appunto di design e di specializzazione su questo tipo di innovazione sugli alberi solari, una delle aziende che ho trovato che si è proprio specializzata in questo ambito si chiama Solar Botanic Trees, ovviamente, ed è una startup inglese. Il loro prodotto di punta è appunto un albero solare, ma anche diverse altre applicazioni. Si occupano anche di pannelli solari indossabili, ne abbiamo parlato nel video precedente, e di tante altre applicazioni diverse che utilizzano appunto i pannelli solari. Il loro prodotto di punta è un albero solare che ha una forma che io quasi descrivo come un fungo, proprio per la forma che hanno dato alla parte, diciamo, delle foglie, quella che noi chiameremo la parte delle foglie di un albero naturale. Diversi altri paesi però stanno optando sempre di più per l'utilizzo di alberi solari. Alcuni di questi paesi sono ad esempio l'India, ma anche alcune zone degli Stati Uniti, Germania, Cina, e una delle installazioni più conosciute in realtà di alberi solari si trova a Singapore. Vi lascio una foto da qualche parte qui. Anche questa settimana io vi ho portato le due notizie e spero che vi siano piaciute. Se vi sono piaciute mettete un like, condividete il video con amici, parenti, vicini di casa e chiunque possa essere interessato a questo tipo di tematiche, e io direi che ci vediamo alla prossima settimana.